Salve a tutti, sono Dario Gioè, organizzatore del Meetup Amici del Movimento 5 Stelle. Con oggi vogliamo inaugurare una serie di interviste a degli italiani che si sono distinti e realizzati qui in Irlanda. Attraverso loro vogliamo cercare di capire quali sono i fattori che li spingono e li hanno spinti a scegliere l'Irlanda, lasciando quindi l'Italia. Inoltre vogliamo ascoltare e fare da eco ai consigli che loro si sentiranno di dare all'Italia stessa per cercare di renderla nuovamente attraente ai loro occhi. Per cui senza aspettare oltre iniziamo con il nostro primo invitato, il nostro primo intervistato, Luca Longo. Ciao Luca. Ciao, piacere. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie per avermi invitato. Luca, se tu sei d'accordo, io inizierei con introdurre il tuo profilo cercando di far capire alle persone che ci ascoltano chi sei. Luca Longo, classe 1981, si laurea nel 2005 in informatica e completa il master nel 2007 nella stessa disciplina a Varese, con il massimo dei voti e con lode. Arriva a Dublino nel 2007 per una posizione come ricercatore e da allora non lascerà più l'Irlanda. Infatti, nel mentre, ha conseguito altri 3 master, uno in informatica e della salute, pedagogia e statistica, e inoltre un dottorato in intelligenza artificiale al Trinity College of Dublin. Da diversi anni si occupa di ricerca presso diversi centri, fra cui l'AERC, Centro di ricerca di intelligenza applicata, l'ADAPT Center, Centro globale d'eccellenza per i contenuti digitali e innovazione dei media, e l'HIS, il Centro di ricerca di sistemi innovativi al Trinity College of Dublin. Da più di 4 anni insegna al Dublin Institute of Technology, del DIT, dove ha ottenuto notevoli soddisfazioni e riconoscimenti. Dunque, Luca, ti va di raccontarci un po' di te? Va bene. Ormai sono qui da 10 anni, quasi 10 anni, un decennio ormai. Ho completato la specialistica in Italia nel 2007 poiché ho fatto uno stage qui a Dublino al Trinity College nell'estate del 2007, dove ho portato a termine la mia tesi lavorando con un dottorando di allora al Trinity College. Sono tornato in Italia, ho completato la tesi e la stessa persona che mi ha aiutato qui al Trinity College nel frattempo era il pieno boom nella Tigre Celtica 2007-2008 e i soldi giravano a palate e questa persona ha vinto un grant di 100.000 euro da Science Foundation Ireland, che è un'agenzia di funding del governo irlandese, e questa persona mi ha invitato a tornare a Dublino nel gennaio 2008 e iniziare a lavorare con lui nel suo progetto come ricercatore. Nel frattempo io avevo intenzione di proseguire gli studi, di fare un dottorato di ricerca, e nel frattempo in cui lavoravo per questo progetto al Trinity College ho vinto una borsa di studio governativa di un altro meccanismo di funding qui in Irlanda, e quindi nell'ottobre 2008 ho iniziato il mio dottorato, quindi poi per i successivi 5-6 anni sono stato al Trinity College, come hai accennato tu. Ho conseguito altri titoli in diverse discipline e poi ho avuto la fortuna di vincere una cattedra in informatica al Dublin Institute of Technology, dove tuttora sto insegnando. Osservando il tuo curriculum, la cosa che subito salta all'occhio è che sono tutte esperienze fondamentalmente al di fuori dell'Italia, per cui la domanda nasce un po' spontanea. Questa è stata una scelta voluta o una scelta obbligata? Il fatto No, inizialmente è stata una scelta voluta. A me piace viaggiare e sono una persona molto flessibile, open mind come dicono qui, e ho preso l'opportunità appena mi è capitata e sono venuto qui senza pensarci 2 volte. Ma in tutti questi anni ho comunque questa scelta voluta in qualche modo si è trasformata in una scelta quasi obbligata, perché comunque alla mia età ho avuto la cattedra a 30-31 anni, in Italia è una cosa impensabile, quindi anche volendo pensare di tornare in Italia per avere la stessa posizione praticamente è impossibile, quindi da una cosa voluta è diventata quasi una cosa obbligata. Quindi sei diventato professore universitario all'età di circa 30-31 anni, che appunto, come tu dicevi, in Italia è una cosa impensabile. E non solo, l'anno scorso sei stato insignito di un premio molto particolare. Se vuoi parlare? National Teaching Hero. National Teaching Hero
è un Tradotto l'eroe dell'insegnamento. eroe dell'insegnamento nazionale, sì, praticamente è già la seconda edizione, era la seconda edizione l'anno scorso ed è stato organizzato dal National Forum for Teaching and Learning qui in Irlanda, supportato in qualche modo dal Ministero dell'Istruzione, dalle autorità. L'obiettivo era motivare, premiare quegli insegnanti che in qualche modo si distinguono e effettivamente con la passione trasmettono l'apprendimento agli studenti. Era un concorso praticamente aperto su scala nazionale dove tutti gli studenti potevano nominare il loro teaching hero dando una giustificazione su un sito online e su 800 o 900 persone, insegnanti nominati, insegnanti universitari in tutta l'Irlanda, solo 37 sono stati premiati, tra l'altro a Dublin Castle, e io ero l'unico italiano. Wow. Quindi sicuramente è motivo di grande orgoglio. Sì. Te l'aspettavi? No, assolutamente no. Ero e sono contento di questo premio perché significa per me, probabilmente per voi, per altre persone, che il lavoro duro alla fine viene premiato qua. Assolutamente. Luca, un paio di settimane fa ha fatto molto clamore la notizia, lo scandalo delle poltrone da dottorandi, dottorati, che fondamentalmente vengono assegnati tramite amicizie o tramite protettorati. I mass media, ma anche la politica, si è scandalizzata molto. La domanda che mi pongo, che ci poniamo, è davvero un fattore sconosciuto? E tu come hai reagito? Cosa hai pensato quando hai letto la notizia? Beh, non penso che sia un fenomeno sconosciuto, non credo proprio, queste cose si sanno. Ho parlato con un paio di colleghi italiani un paio di settimane fa su questa cosa e sui concorsi loro mi hanno spiegato come funzionano i concorsi in Italia per i dottorandi, per le cattedre e sembra che siano ben strutturati, ben definiti, quindi c'è un processo abbastanza lineare studiato a tavolino per organizzare questi concorsi, quindi sulla carta sono strumenti validi per assegnare dei posti di lavoro. Il problema è chi controlla i controllori, che penso che sia un problema non solo a livello nell'istruzione in Italia, ma in altre cose. Sì. Adesso sei una persona sicuramente affermata, parlando con te traspare che sei anche molto appagato da quel che fai. Ti manca l'Italia? Ti piacerebbe tornare in Italia? E se sì, a che condizioni torneresti? A chi non manca l'Italia? A chi non manca il cibo, il tempo italiano? Probabilmente a chiunque tu faccia questa domanda la risposta è sempre la stessa, sì, tornerei domani. Purtroppo però non ci sono attualmente le condizioni per tornare, per esempio nel mio ambito lavorativo, quindi come professore, non c'è minimamente la possibilità che io possa tornare e avere la stessa posizione, lo stesso stipendio. In più l'Italia dalle cronache non investe in istruzione, non investe molto in sviluppo, quindi io tornerei domani, ma purtroppo le condizioni non ce lo permettono. Allora ti pongo un domandone sulla scia di questa la precedente domanda. Se fossi nominato domani Presidente del Consiglio italiano, quali sarebbero le priorità che porresti in cima al tuo programma di governo? Chiaramente nel tuo ambito di lavoro. Certo, ma io penso che comunque l'istruzione sia un pilastro fondamentale per portare avanti un paese e per farlo sviluppare in una maniera robusta. Si sa che comunque l'istruzione influenza la cultura, la traduzione, influenza le persone, ma a loro volta anche queste cose influenzano l'istruzione, quindi l'istruzione è una cosa
a mio avviso fondamentale per aprire gli occhi di un paese allo sviluppo. Inoltre si sa, lo sviluppo tecnologico è una cosa costante, non c'è cenno a mitigarlo, quindi questo implica che le persone in un paese siano più flessibili, siano più aperte al cambiamento, ma anche la classe politica deve esserlo per favorire questo apprendimento. Quindi io punterei sull'innovazione, sullo sviluppo, sulla ricerca. Queste penso che siano le mie priorità per cercare di cambiare la mentalità in Italia, e da queste poi ci saranno probabilmente ripercussioni su tanti altri campi. Luca Longo for President. Luca, ti ringrazio tanto veramente per la tua disponibilità, apprezziamo veramente, veramente tanto e ti auguriamo in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie anche a voi. Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti quanti voi, voglio ringraziare anche Giulia Vilone, che è la co-organizzatrice del Meetup Amici del Movimento 5 Stelle Dublino, ed infine vi voglio invitare semplicemente a condividere questo video e a condividere le esperienze che noi italiani all'estero viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Grazie a tutti, ciao!